Come si fa a passare da questo a questo snaturando uno dei migliori builder gestionali in tempo reale? Non lo so, ragazzi, non lo so, però questo è il risultato del lavoro di Flat2VR, che ha deciso di fare una versione VR di Surviving Mars, cambiandolo totalmente, trasformando un ottimo builder game in tempo reale in una specie di copia economica di No Man's Sky, ma senza i viaggi nello spazio e con una componente building troppo semplificata. Però un attimo, perché partendo così può sembrare che stia per parlare male di Surviving Mars Pioneers e che questo sia un brutto gioco. Ma è questo che cercherò di farvi capire arrivando fino alla fine di questo prima di comprare. Se alla fine sarete convinti, nel primo commento trovate il link per comprare la versione meta con lo sconto. Non perdiamo altro tempo e sigla! La baia di Ben! La baia di Ben! Il concept della storia è molto semplice. Siamo tra i primi pionieri umani su Marte. Il nostro compito è quello di sopravvivere e costruire un avamposto che sia autosufficiente, partendo praticamente dal nulla. Invece di gestire flotte di droni e coloni come nel gioco originale, stavolta siamo noi in prima persona, costretti a raccogliere minerali, gestire energia, ossigeno, cibo, il tutto da un punto di vista direttamente personale. Ci sono anche anomalie da scoprire, contratti da completare per aumentare le risorse ottenute e i crediti, quindi niente di narrativo o cinematografico, è più un contesto funzionale al gameplay che è una storia vera e propria. La versione meta si presenta molto pulita, ci sono degli ottimi dettagli per essere un titolo su Quest 3, c'è un uso intelligente dei riflessi ma soprattutto della foschia per nascondere quelli che sono un po' i limiti hardware del visore. Ovviamente da qualche parte bisogna risparmiare per farlo girare su Quest. C'è invece una conta poligonale abbastanza ridotta per quanto riguarda gli ambienti, un po' squadrati ma comunque funzionali. Panorama ovviamente ripetitivo, ma ragazzi dico, siamo su Marte, quindi cosa vi aspettate da un pianeta morto ricoperto da rocce ferrose e polvere di ferro? Sicuramente non mi aspettavo di trovare campi da golf. Gli effetti atmosferici anche nella versione meta sono ben realizzati, rocce, crateri, depositi di minerale. L'atmosfera poi ovviamente, ragazzi, molto suggestiva e credibile, devo dire. Fra l'altro, piccolo dettaglio, di notte si vede un cielo stellato, ma in realtà è quello che vediamo noi dalla Terra e sicuramente non quello che si vede da Marte. Per quanto riguarda il comparto grafico, nota dolente, almeno per la versione PC, mancanza totale di ombre di qualsiasi tipo. Questo nel 2025, ripeto, almeno per la versione PC, non è accettabile. Ma il gioco come si svolge? Si parte dalla capsula di base, si aggiungono all'inventario i tre strumenti principali che sono il costruttore, l'estrattore e lo scanner. Il costruttore piazza delle strutture, strumentazioni di base. Prima però bisogna craftare i progetti usando risorse e crediti, e da qui nasce la sfida proprio di riuscire a costruirle tutte. C'è una componente di gestione dell'energia, cioè serve collegare generatori, trasformatori, pale eoliche, snodi, cavi. Se il consumo supera la produzione, ciao corrente, si rimane al buio. E qui ho notato uno dei problemi più fastidiosi, cioè io se piazzo una struttura e va via la corrente perché supero la produzione, non posso disattivare quella struttura per recuperare energia e quindi creare nuovi generatori e poi andarla a riattivare. No, la devo distruggere e ricostruirla dopo aver aumentato la produzione di energia. E in questo caso si sprecano un sacco di risorse preziose. Per quanto riguarda l'estrazione dei minerali è molto semplice, perché ci guardiamo intorno, vediamo delle macchie colorate sulle rocce, sul terreno, all'interno dei crateri, andiamo lì con l'estrattore e li recuperiamo svuotando i depositi. Dopo la prima mezz'ora di gioco già sarete riusciti a costruire la rampa di lancio con lo shuttle, che consente di inviare grandi quantità di minerali e risorse guadagnando crediti. Lo scanner invece serve per analizzare le anomalie. Il problema è che nella versione PC non funziona, almeno nella versione di testing che è stata data a me. Questo elemento survival invece che è stato aggiunto in questa versione, bisogna gestire
ossigeno e fame. Primo problema che ho riscontrato: i livelli di ossigeno e fame scendono troppo rapidamente. Io ho capito che un sol, che sarebbe un giorno marziano, per la velocità con cui scorre il tempo nel gioco dura poco, però questo è il problema. Allora dilata un po' la durata del sol e rallenta questa perdita di fame e ossigeno continua, perché altrimenti diventa più un survival che un builder. Se la sopravvivenza mi impedisce di piazzare le strutture, allora il gioco perde senso. È inverosimile che se faccio 100 metri dall'avamposto per raggiungere i minerali che devo raccogliere, già ho l'ossigeno al 30% e la fame che mi sta mangiando vivo. Cioè, cosa c'ho? Una bomboletta di deodorante al posto delle bombole di ossigeno? E poi che sono un ragazzino di 3 anni che ogni mezz'ora chiede di mangiare? Anche se effettivamente Surviving Mars Pioneers forse vuole essere proprio questo, vuole essere più un survival che un builder, e questa è la differenza fondamentale tra la versione flat e la versione VR. Al tempo stesso però le interazioni VR sono molto limitate. Ci sono menu per fare qualsiasi cosa, c'è il menu che si apre con un tasto per aprire l'inventario, il menu che si apre con un tasto per scegliere lo strumento, se l'estrattore, il costruttore oppure lo scanner. Non c'è praticamente manipolazione fisica degli elementi sulle varie strutture. Ci sono dei tasti e delle leve, ma comunque noi, quando abbiamo quegli strumenti che hanno uno schermo, andremo ad agire sempre tramite i nostri controller. Solo la rampa di lancio, ci sarà un momento in cui dobbiamo tirare una leva e schiacciare un tasto per far partire il razzo, ma poi le interazioni fisiche in VR finiscono lì. In pratica è come giocare una versione flat immersiva e i controller alla fine sostituiscono il pad. Parlando di aspetti positivi e negativi, fra i pro, l'atmosfera sicuramente suggestiva, ben realizzata. Siamo su Marte, e che cazzo, è bellissimo, no? Tecnicamente è sicuramente migliore di alcune esperienze native su Quest, come per esempio quella cagata di Grimm che abbiamo avuto ultimamente. Se volevate un'esperienza in VR su Marte, giocate Pioneers, non giocate Grimm. Il gameplay comunque è uno di quei gameplay zen, rilassante, appagante. Non ci sono combattimenti, non ci sono mostri, gironzolate in giro per Marte, raccogliete risorse, costruite le vostre strutture, fate l'espedizione con lo shuttle. Ah, fantastico, e vedete la vostra base piano piano che cresce. E poi perfetto per chi cerca una sfida anche leggera in solitario. Fra i contro, io che sono stato un grandissimo giocatore di Surviving Mars, va a snaturare quello che è il concetto di Surviving Mars nel suo originale. Le abitudini ai menu è dura da farsi, mi capitava spesso di impappinarmi un po' con i vari menu, volevo aprire l'inventario ma in realtà aprivo la mappa, volevo prendere l'estrattore, in realtà prendevo il costruttore. Nella versione di testing, forse è un bug che già verrà risolto all'uscita del gioco, il tasto per ruotare le strutture quando le andate a posizionare è lo stesso tasto che mette in pausa il gioco, quindi ogni volta che dovete ruotare la struttura mettete in pausa il gioco. E l'assenza di ombre su PC, questo è grave. Poi ciclo giorno-notte e consumi vitali troppo rapidi, e ovviamente ragazzi, appena cominciate ad ampliare un po' più del dovuto questo campo, il quest comincia a soffrire un po'. Dunque siamo arrivati al momento del giudizio personale. Da fan storico di Surviving Mars devo dire che Pioneers mi ha spiazzato. Non è il gestionale complesso che conoscevo, non ha quella profondità, non ha le sue meccaniche social ed economiche. Avrei preferito un porting fedele con visuale libera in realtà virtuale, senza troppi stravolgimenti. Invece stravolgimento è il secondo nome di questo gioco. Come con Civilization 7, Pioneers è un'occasione persa? Non completamente. Se non conoscete Surviving Mars, è un gioco che può piacere. Non è un brutto gioco, è una discreta esperienza survival builder abbastanza rilassata. Chi non conosce il gioco originale molto probabilmente riuscirà a divertirsi ed apprezzarlo senza sentire il peso dei paragoni. Chi deve acquistarlo? Se vi è piaciuto No Man's Sky, e quindi vi piacciono queste esperienze di viaggi spaziali, anche se viaggi spaziali non ci sono, però raccolta di risorse, costruzione della base, sopravvivenza, eccetera.
sicuramente molto più rilassante di No Man's Sky. Se volete un survival builder senza shooting, senza dovervi preoccupare di zombie, mostri e cose varie, se siete rimasti scottati da Grimm e cercate un degno rimpiazzo, non acquistatelo se pensavate che Surviving Mars Pioneers fosse un porting fedele dell'originale, oppure se cercavate un'alternativa valida a Civilization 7. Non è un gestionale in tempo reale, non è uno strategico in tempo reale. E poi, se non vi piacciono i menu a comparsa nei giochi VR, questo è un altro motivo per evitarli. Surviving Mars Pioneers è uno di quei giochi che, se lo prendi per quello che è, senza aspettarsi quello che era, potresti anche volerti perdere tra le rocce rosse di Marte, ma se ti aspetti il gestionale hardcore di Paradox, allora rimani sulla versione Flex. Ciurma, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e se volete prenderlo trovate il link per la versione scontata su Meta nel primo commento sotto il video. Se il video vi è piaciuto, like, iscrivetevi e rimanete aggiornati attivando la campanella. Se volete supportare la baia, tasto super grazie sotto al video per lasciare qualche doblone nel forziere della baia. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto Marmaglia e buon atterraggio su Marte. Ho ho!